I cannederli in brodo sono veramente straordinari e chiunque sia stato in Alto Adige lo sa bene. Curiosamente però è un piatto che viene raramente proposto a sud delle Alpi ed è un vero peccato perché sono buonissimi e per niente difficili da prepararsi. Vediamo insieme come. Ho preso una ciotola abbastanza grande per contenere l'impasto per 8 canederli, 4 porzioni. Dentro ci rompo 2 uova. Poi con una frusta sbatto abbastanza velocemente le uova. Non c'è bisogno di fare un lavoro perfetto, così va già bene. Aggiungo un po' di sale fino e un po' di pepe. Prendo 200 g di mollica di pane un po' raffermo. Comincio a tagliare il pane prima a fette, poi a strisce e infine a dadini. In questa maniera sono dadini più o meno di 1 centimetro. La dimensione in realtà non è importantissima perché poi mescoleremo tutto. Ed ecco qua il pane tagliato. Aggiungo il pane alle uova e adesso aggiungo 150 ml di latte. Può darsi che il latte ti sembri poco, ma non aggiungerne altro perché altrimenti poi sarà difficile far stare insieme i canederli se ci metti troppo liquido. E poi si comincia a impastare. Impasti con le mani finché il latte e le uova non sono incorporate nei canederli. E poi una volta fatto copri con la pellicola e adesso dobbiamo lasciar riposare per 2 ore. Prendo cipolla di piccole dimensioni, la taglio, la pelo e poi la trito in maniera abbastanza fine. E poi la trito ancora perché dovrà essere abbastanza fine, nel canederlo non si dovrà sentire il pezzo di cipolla. Metto del burro in una padella antiadere, lascio che si sciolga e quando il burro si è sciolto completamente aggiungo la cipolla e la lascio soffriggere a fiamma media. Poi quando inizierà a soffriggere un pochino più forte ridurrò la fiamma. Nel frattempo prendo un pezzo di speck, taglio 100 g in fette abbastanza spesse, poi metto insieme le fette, le taglio prima a strisciolini e ancora una volta a dadini. Ed ecco qua, faccio lo speck in questa maniera. E quindi lo aggiungo alla cipolla che nel frattempo si è imbiondita. Mescoliamo e la facciamo soffriggere per circa 5-10 minuti. Poi dobbiamo lasciare raffreddare il composto. Sono passate 2 ore. Riprendo il composto del pane con le uova e il latte e ci aggiungo lo speck con la cipolla che nel frattempo si sono freddati. Poi prendo anche un po' di erba cipollina e la taglio piuttosto finemente. In questa ricetta andrebbe anche il prezzemolo, ma io preferisco abbondare un po' con l'erba cipollina perché mi piace molto. Aggiungo 40 g di farina e poi con le mani mescolo tutto quanto. Con le dosi che ti ho dato il composto dovrebbe venire già della giusta consistenza. Se ti sembrasse troppo liquido, magari perché hai messo troppo latte, puoi aggiungere un po' di farina oppure un po' di pangrattato per rendere il composto più solido e lavorabile. In un piattino metto farina, poi col coltello taglio un composto in 8 parti. Questo è il composto per fare 8 canederli e voglio essere preciso e farli tutti della stessa dimensione. Prendo 1/8 del composto, lo rigiro fra le mani leggermente bagnate e poi rotolo il canederlo nella farina in maniera da infarinarlo bene a tutte le parti. Ed ecco qua, il primo canederlo è pronto, lo mettiamo da parte e facciamo la stessa cosa con tutti gli altri. Alla fine avrò i miei 8 canederli pari a 4 porzioni. Ho qui un bel litro di brodo, metto nel brodo 4 canederli. E gli altri 4 ti domanderai? Li ho congelati, li utilizzerò un'altra volta, tanto mi servono solo 2 porzioni perché in casa siamo in 2. Rigiro i canederli delicatamente e li lascio cuocere circa 15 minuti. Ok, siamo pronti, il momento di andare in tavola. In una scodella verso 2 generose mescolate di brodo e poi i 2 canederli. Eccoli qua. Poi metto un po' di erba cipollina che avevo lasciato da parte, anche 2 fili così per decorazione perché anche l'occhio vuole la sua parte ed ecco un fantastico piatto di canederli, veramente buonissimi. E vediamo anche come sono venuti dentro. Ed eccolo qua con tutti i pezzettini di speck. I canederli sono un piatto veramente buonissimo. A me piacciono davvero tanto e ringrazio l'Alto Adige Sud Tirolo per avermi fatto conoscere questa bellissima ricetta oltre alle loro bellissime montagne e spero che questo video ti sia stato utile. Se sì, ti invito ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella così riceverai le notifiche non appena pubblicherò una nuova ricetta. E ti invito a vedere subito questo video qui accanto. Lo troverai sicuramente interessante perché è stato scelto appositamente per te. E prova i canederli. Alla prossima, ciao!